Ciao e benvenuto nel canale Mitologie e Leggende. Oggi parleremo di Atena, una dei 12 olimpici, figlia di Zeus e di Zeus soltanto, la giustizia incarnata. Quel pasto, feroce ed eccezionale, niente meno che la saggia e prudente consorte Metide, in attesa di un figlio, non poteva passare senza conseguenze nemmeno nei celesti visceri del dio degli dei. Infatti, riferiscono gli antichi cronisti, il corpo della dolce Metide provocò a Zeus un'enorme indigestione e un mal di testa insopportabile. Zeus non era più lui, gli sembrava che gli occhi gli schizzassero fuori dalle orbite e che dentro la testa ci fosse un'armata di guerrieri decisi ad aprirsi un varco per uscire. Alla fine, non potendo più sopportare quell'oppressione che gli paralizzava pensiero ed azioni, egli chiamò a gran voce suo figlio Efesto perché lo aiutasse. Efesto accorse. «Spaccami la testa», gridò Zeus. «Aprila, fai uscire questo dolore insopportabile». Efesto afferrò la scure e con un colpo deciso spaccò in due la testa di suo padre. E lei, bellissima, apparve, armata da capo a piedi, pronta a sfidare e a battersi. Atena, dai latini ribattezzata col nome di Minerva, nacque così, dalla testa di Zeus, e fu dea saggia e sapiente, la protettrice di ogni scienza ed arte, l'istigatrice di ogni nobile impresa, l'ispiratrice del sapere. Armata, appunto, perché la scienza deve sapersi difendere contro i suoi oppositori e la conoscenza non può farsi sopraffare dall'oscurantismo dell'ignoranza. Una dea non bellicosa ma agguerrita, pronta a combattere in difesa della verità e della giustizia. Fu amica di tutti e non appartenne a nessuno. Aiutò soprattutto gli eroi più che gli dei. Fu nemica implacabile di ogni sopruso, si oppose ad ogni manifestazione d'odio o di vendetta, fosse pure quella del suo prediletto Achille, o la forza bruta di Ares, il feroce dio della guerra. Un giorno si trovò a competere con Poseidone, il possente dio del mare, davanti a una giuria composta da tutti gli dei. Si trattava di fare un dono alla più bella città della Grecia, che dall'alto della sua rocca si specchiava nel mare. Chi avesse fatto il dono più utile e gradito avrebbe dato il proprio nome alla città stessa. Poseidone, con un colpo di tridente, fece comparire da sottoterra un cavallo. Atena, con un gesto della mano, fece spuntare e crescere un olivo carico di frutti e vinse. La città in suo onore si chiamò come lei, Atene, e l'adorò, invocandola col nome di fanciulla, Pallas, e con quello di vergine, Parthenos, e le dedicò un magnifico tempio, il Partenone. Amica degli eroi, ma specialmente dell'eroismo, Atena insegna ad Eracle come vincere le difficili prove. Guida e protegge gli argonauti alla ricerca del vello d'oro. Protegge e difende Tideo, padre di Diomede, ed Achille. Ma soprattutto ama Ulisse, il più intelligente, il più audace, il più saggio di tutti i mortali. Atena è una donna, ma è come se fosse un uomo. Oppure è come se fosse di un'altra specie, un'amica fedele a cui si può dire tutto, purché lecito e giusto. Tideo, ferito a morte, la invocò chiedendole di farlo diventare immortale. Lei accorse con la bevanda della vita eterna, ma avvicinandosi a lui vide che dopo aver aperto il cranio dell'avversario ucciso ne sorbiva ferocemente il cervello. Atena si coprì gli occhi, inorridita, e si allontanò, lasciando che il suo fedele morisse, come tutti i mortali. Glaucopide,
fu detta, che vuol dire occhi azzurra. Fu chiamata anche Nike, vittoria, pari a suo padre per coraggio intelligente e consiglio, precisa Esiodo. Io canterò di Pallade Atena, si legge in un inno omerico, la dea augusta, Glaucopide, inflessibile, pura vergine gagliarda, protettrice delle città, sempre prudente, che Zeus medesimo, signore della prudenza, ha partorito dal suo santo capo, tutta armata d'oro. Quando Achille, offeso dalle parole di Agamennone, sta per sguainare la spada, incontra lo sguardo della Glaucopide, frena l'ira e rimette la spada nel fodero. Questa presenza, costante e vigile, questo fermo e imperioso richiamo alla ragione e alla prudenza, segna l'inizio di un tempo nuovo nella vita dell'Olimpo e della terra. La figlia senza madre, nata dalla testa del divino genitore, è il pensiero che si presenta maturo e già adulto, con la lancia dell'equità, l'elmo della saggezza e lo scudo della prudenza, per opporre all'impulso degli istinti il freno della ragione. A un certo punto della loro evoluzione interiore, Zeus e l'uomo elaborano una coscienza consapevole, l'autocoscienza, e in essi si manifesta e si impone la supremazia della mente sulle passioni, che infiammano e intorbidano l'animo. Perciò Atena Minerva, la Vergine dagli occhi azzurri e dall'armatura d'oro, è sempre viva e presente in noi. Basta ascoltarla per udirne la voce, che è quella di sempre, voce occulta dell'io o del nume in noi, che porta il consiglio buono al momento giusto. Atena e Artemide, le figlie predilette del padre Zeus, entrambe vergini, entrambe votate all'impresa, a differenza dei loro fratelli. Questo ci dice molto sulla differenza di genere nella mitologia. Entrambe rappresentano un femminino distaccato dalla carnalità, come se la rifiutassero e tenessero solo ciò che è femminile nello spirito. Per questo motivo, forse, Atena punisce Medusa anziché salvarla. Nella sua scala di priorità il sacrilegio va punito e la violenza è comunque e prima di tutto fornicazione, e Atena è sui principi che veglia, anche se iniqui agli occhi mortali. Una dea che è specchio di una cultura, che non a caso la erge a simbolo di una nazione intera. Io credo che Atena incarni un bisogno ancestrale che ha l'uomo, quello di una giustizia al di sopra di lui, anche se incomprensibile e misteriosa, a cui votarsi completamente, una giustizia a cui credere. Nella sua rettitudine, Atena ci appare oggi una dea contraddittoria, una dea che punisce l'ingiustizia, ma trasforma Medusa, che pure la pregava, in un mostro, che si nega alla carnalità, eppure nella guerra di Troia si schiera con gli Achei, offesa dal giudizio di Paride. Come ho già detto in altre occasioni, gli dei non sono perfetti, e anche la fredda Atena è passionale, nel difendere la sua idea di giustizia, diversa spesso da quella degli altri dei o degli uomini. Anche la storia di Atena finisce qui, ma la ritroveremo più avanti. Come sempre ho espresso il mio pensiero e sono molto curioso di leggere i vostri nei commenti. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un like, condividetelo ed iscrivetevi al canale. Io, come di consueto, vi ringrazio per essere stati con me e vi do appuntamento alla prossima storia.